Papa ha ragione nel definire Roma poco cristiana dal momento in cui Roma, invece di esprimere così segni di solidarietà e quindi di aderire a dei valori fondamentali della convivenza civile, che è quello della solidarietà. E da questo si vede che una società è civile che non soltanto garantisce ad alcuni il rispetto dei diritti fondamentali, ma tenta di garantirli a tutti. E oggi diciamo che noi notiamo un comportamento aberrante che è quello di garantire ad alcuni ed escludere gli altri. E allora questo non solo è poco civile, ma è anche poco cristiano, perché chi non ama il fratello, soprattutto il fratello emarginato, passa dalla luce alle tenebre. E questo ci dice Giovanni, e penso che il Papa ha ragione quando dice che questa città comincia a dare segni preoccupanti di disfacimento quando si creano le barricate invece che stimoli di solidarietà e Si riferiva alle barricate comprensione contro gli zingari. contro gli zingari, contro gli immigrati, ecco, contro i malati di AIDS. Si tratta di barricate, non solo di barriere psicologiche. Se la Chiesa è veramente interessata alla promozione degli ultimi, non può non essere vero, proposizione di buona volontà a quelle istituzioni che talvolta sembrano incoerenti, latitanti e talvolta forse sembrano anche distratte, vero, quando ecco, ci si trova di fronte a problemi grossi, drammatici. Quindi il colloquio ci porta anche ad essere critici, perché credo che la Chiesa anche abbia il compito di essere coscienza critica della società e delle istituzioni. Coscienza critica non significa che vogliamo distruggere oppure non vogliamo tener conto delle difficoltà che ci sono, ma vogliamo tentare, ecco, insieme, dico Chiesa e società, insieme collaborare perché i diritti dei più deboli siano rispettati. Basti fare alcune applicazioni. Come si fa, per esempio, a non essere critici nei confronti della conduzione di certi servizi a Roma? Pensiamo, per esempio, all'organizzazione degli ospedali, delle scuole e direi anche alla stessa difficoltà che si crea per i più deboli nella città con il traffico, con la violenza, direi anche che noi vediamo ogni giorno sui marciapiedi. Certo che sono realtà difficili e forse è anche vero che i politici vorrebbero rimanere indisturbati perché hanno tante altre preoccupazioni più nobili probabilmente. Devono pensare allo SDO, devono pensare agli investimenti per Roma Capitale. È evidente, ecco, che bisogna lasciarli fare, ecco, perché fanno delle cose nobilissime nel fare queste cose. Si parla, è vero, a Roma come città europea, e allora è chiaro che ci vogliono delle strutture idonee per fare di questa città una città a dimensione europea, dimenticando però che la vera civiltà di una città si vede da come vengono trattati i poveri, da come vengono trattati i cittadini più deboli, da come si mantengono gli ospedali, le scuole, però dal funzionamento della struttura dei servizi, perché è questo che dà una caratteristica di civiltà. Molte volte si è sensibili verso i cittadini che sono elettori e che certamente danno consensi e quindi garantiscono un successo elettorale. Verso quelli che contano poco, che forse manca vanno a votare, mi pare che da parte delle istituzioni c'è scarso interesse e oggi sempre di più anche i cittadini che più o meno se la cavano bene nella città, non solo ecco, nei loro confronti si manifestano indifferenti, ma qualche volta manifestano pure così comportamenti di vera e propria ostilità. Ecco, finché la Caritas assiste dalle elemosine, da un piatto di minestra, la gente ci applaude perché facciamo questo. Cominciamo a passare i guai quando noi cominciamo a parlare dei diritti dei poveri e lì molti non ci capiscono e in prima linea non ci capiscono i politici.